Cosa dite? Sono stato o no super fortunato a trovare questa bambola, questa Barbie Look del 2012 in vetrina in un negozio? Sì ragazzi, l'ho trovata per caso, sono entrato in un negozio di giocattoli, ve l'ho già spiegato in uno scorso video acquisti, e ho trovato la Barbie Look praticamente fatta per me, nera, con dettagli oro e il corpo Model Muse. Più di così, cosa potrei volere? Quindi iniziamo subito questa fast review per vederla insieme nel dettaglio. La sua scatola è davvero molto semplice, infatti come vedete ci lascia vedere all'interno completamente la bambola, essendo questa una Barbie da collezione, ma con questo semplicissimo bordino nero. Purtroppo lei è rimasta in negozio un po' troppo tempo e nel frattempo si è sfondata la scatola. Il negoziante non mi ha fatto lo sconto su questa bambola perché sapeva benissimo che è una bambola che costa e quindi l'ho acquistata con la scatola rotta, ma tanto poi andrò a deboxarla e quindi chi se ne frega. Nella parte qui al centro, stampato sulla plastica, troviamo il logo The Barbie Look con sottoscritto City Shopper, perché da quanto ho capito non sono ferratissimo sull'argomento, ma la linea Look in teoria comprendeva diversi stili di abbigliamento e infatti questa faceva parte della linea City Shopper. Più in basso invece troviamo la scritta Barbie Collector Black Label, perché una volta Mattel divideva le Barbie da collezione in Black Label, Gold Label, Pink Label, in base diciamo al grado di qualità, di quanto fossero preziose e costose queste bambole. Adesso invece sono praticamente tutte signature, ma questa invece, essendo classificata come una volta, è una Black Label. Entrambi i lati della scatola sono semplicemente completamente neri, non troviamo nulla di scritto, né di stampato, né di disegnato, ma sul retro invece qualcosina da vedere c'è. Infatti qui nella parte superiore troviamo due immagini di due bambole di questa linea, della linea The Barbie Look, infatti qui vediamo anche di nuovo il logo. Ci sono due immagini un po' Instagram buttate lì probabilmente per riempire. Qui ci sono dei flash di paparazzi e qui invece delle palme con il riflesso del sole. Qui invece c'è una frase ripetuta in diverse lingue, anche per fortuna l'italiano, che dice: è sempre perfetta e in ogni occasione sfoggia un look fashion e glamour. Il suo fantastico guardaroba contiene abiti e accessori adatti per qualunque evento, perché indossare l'abito giusto è un must nel mondo di Barbie. Questo credo che sia proprio la spiegazione della linea Barbie Look. Più in basso invece vediamo delle immagini che sono proprio delle foto, non degli artwork, di altre bambole uscite in questa linea. Queste due, delle quali una è quella che ho acquistato io, sono appunto della linea City Shopper, e c'è anche questa Barbie qui con il mold Steffi che io amo la follia. Queste invece fanno parte sempre della linea Look, ma abbiamo quella per il party del tè, la golfista, una vestita da bordo piscina, infatti abbiamo il costumino con sopra questa specie di vestaglietta molto bella, e l'ultima invece sul red carpet. Nella parte inferiore invece come sempre le solite informazioni che non ci interessano. Quindi non perdiamo tempo e andiamo subito ad unboxare questo splendore. Una volta tirata fuori dal box si presenta così e ragazzi è già veramente fantastica, guardate che spettacolo, è bellissima. E poi ci sono un sacco di cose che Mattel non fa più, che in questa bambola invece c'erano. Come prima cosa inizierei dal suo viso, carnagione scura, bellissima, un colore veramente stupendo, labbra super carnose, non so dirvi che mold sia questo qui, ma è stupendo. Dicevo, labbra carnose con un rossetto nude, leggermente perlato, gli occhi castani, piccoli e allungati, con ovviamente come vedete le ciglia rutate, quindi piantate. Sopra gli occhi c'è un ombretto di un grigio quasi azzurrino che però sfuma in un ombretto oro perlato, molto leggero, molto delicato ma molto bello. Le sue sopracciglia sono come vedete molto definite, sottili, le starebbero bene forse un pochino più folte ma è bellissima anche così. Ovviamente scure come i suoi capelli, sulle guance un pochino di blush e ragazzi wow! Fantastica. Guardando i suoi capelli, prima di guardare i suoi capelli, vediamo che in testa indossa questi occhiali da sole, completamente di plastica dorata con all'interno una specie di micro glitter che le dà questa perlatura molto carina. Sono semplici ma devo dire che sono molto carini e sono stati infilati qui tra i suoi capelli, infatti non andrò a rimuoverli ma li lascerò lì. I suoi capelli invece come vedete sono raccolti in questa coda alta tiratissima dove è anche stato coperto l'elastico con una ciocca arrotolata
Peccato che purtroppo con il tempo l'elastico si sia rotto e quindi vedete che ci sono i pezzi di elastico, dovrò andare a sistemarlo, ma intanto lasciamola così per la recensione perché voglio farvela vedere esattamente come esce dalla scatola. La coda, come vedete, è fatta perfetta, non c'è un capello fuori posto e se li guardiamo da dietro, ragazzi, wow! Non c'è nient'altro da dire, sono praticamente perfetti. Guardate come sono già pettinati, già bellissimi. L'unico difetto che hanno questi capelli è che, come vedete, qui sopra sono leggermente ciocchettati perché in questo periodo Mattel metteva ancora la colla all'interno della testa e quindi è fuoriuscita un pochino e se vedete sembrano leggermente unti. Infatti se andiamo anche a toccare i suoi capelli qui sulla sua testa sentiamo che sono leggermente appiccicaticci. Però sono fantastici e in più, come sicuramente avrete notato, sono di base completamente castana ma con tutte queste mescioline di un biondo decisamente dorato molto molto bello. Sulle orecchie vediamo che porta questi orecchini a cerchio dorati che sono anche facilmente removibili, basta andare a prenderli e sfilarli, non hanno quel perno che c'è spesso nelle Barbie Playline, qui possiamo metterli e toglierli tutte le volte che vogliamo, e invece abbassandoci un pochino vediamo quello che indossa, che è molto semplice ma è studiato davvero bene. Le sta in un modo perfetto, davvero molto bello. È un vestito molto semplice, di un tessuto completamente color panna ma con tutte queste righine dorate glitterate, infatti non so se si riesce ad apprezzare bene in camera, ma vi assicuro che riflettono come se fossero dei glitter. Nella parte superiore è decisamente oversize, ma è ovviamente voluto per dare questo effetto più largo nella parte superiore e poi invece, come vedete, si stringe per dare un effetto più fasciato nella parte delle cosce, nella parte della gonna. Lo scollo è decisamente molto ampio, infatti loro l'hanno messo qui con del biadesivo appiccicato sulla spalla per farlo stare in questo modo obliquo e far appunto uscire leggermente la sua spalla. Trovo che sia davvero azzeccatissimo anche questo dettaglio che è molto semplice ma è secondo me perfetto per lei. Le maniche invece sono 3/4, infatti arrivano solamente fino appena dopo il polso, ma la parte finale è stata cucita con questa leggera arricciatura, ovviamente su entrambe le braccia, proprio per dare l'impressione come se lei avesse le maniche leggermente tirate su. E questo vestito è bellissimo anche perché se lo guardiamo dal retro, ragazzi, non è tenuto chiuso da del velcro, ma ci sono dei bottoncini di metallo, 2 bottoni per chiudere questo vestitino, bellissimi, anche perché non sono i classici bottoncini di plastica ma appunto sono di metallo. Come accessorio, oltre agli orecchini, indossa questo bracciale che è di plastica anche se sembra di metallo, ovviamente completamente dorato. Vediamo già anche che sulle sue unghie è stato applicato dello smalto rosa praticamente in tinta con il suo rossetto. E se scendiamo a guardare le sue scarpe vediamo che sono delle scarpe alte fino alla caviglia che lasciano la punta del piede leggermente scoperta, dove possiamo anche intravedere che anche sulle unghie dei suoi piedi hanno messo lo smalto rosa. Complimenti alla Mattel di qualche anno fa. E queste scarpe, come vedete, sono un po' particolari. Davanti sono tutte colorate di questo color oro e invece il plateau e il tacco sono marroni, che si abbina perfettamente con questa tonalità di oro con cui le hanno colorate. Davvero bellissime. E un altro dettaglio che mi fa impazzire di queste scarpe è, oltre a questa fascettina che come vedete passa direttamente sopra il tacco, non hanno un'apertura, quindi non sarà semplicissimo metterle e toglierle, ma sono decisamente molto molto più belle e meno playline. Arriva con questa borsetta legata alla sua mano tramite un elastico, una borsetta di carta molto semplice, completamente nera con scritto Barbie, con i manici di filo dorato, e all'interno hanno anche messo questo pezzettino di carta velina proprio per dare l'effetto come se lei avesse appena finito di fare shopping. È un dettaglio veramente banalissimo, semplicissimo, ma realizzato così di carta invece che di plastica le dà quell'aspetto più realistico che io trovo meraviglioso. Ovviamente arriva con lo stand, in questo caso come vedete è bianco e lo stand, come per tutte le bambole Model Muse, è a seduta. Infatti se vedete ha l'asta che sale trasparente ma che poi piano piano scompare all'interno del suo vestito, proprio in mezzo alle sue gambe, ma è come vedete la soluzione migliore per non avere alcun tipo di aggancio qui sul busto, ma avere la bambola che rimane in piedi da sola. Ovviamente come tutte le Model Muse ha poche articolazioni perché è articolata solamente al collo, alle spalle e alle anche, e anzi, come sicuramente saprete già,
alle anche può spostare solamente avanti e indietro le gambe, ma non aprirle lateralmente. Però ragazzi, queste sono bambole da esposizione, sono bambole da ammirare e non da giocare. Quindi non mi lamento assolutamente, perché so che i corpi Model Muse sono appunto dei corpi rigidi, ma pur essendo rigidi sono comunque bellissimi. L'unica cosa che arriva con lei oltre al suo stand è questo certificato di autenticità, che come sempre è molto semplice. Troviamo la scritta Barbie Look, troviamo le solite cose scritte, ma c'è un miracolo: è di cartoncino e non di carta del cazzo, come succede ultimamente in tutte le Barbie. Ma andiamo a concludere il video. Quindi siamo già alla fine di questa fast review di questa Barbie Look City Shopper. E cosa posso dirvi? È stupenda, l'avete visto anche voi, è veramente fantastica. È vero, siamo abituati ultimamente a delle bambole piene, zeppe di dettagli, ricche di accessori, piene di cose addosso, piene di ricami, di mille cose, ma questa bambola, a me, non so voi, ma a me ha fatto pensare che a volte non serve mettere troppe cose, riempirle come un albero di Natale, ma basta veramente poco per fare una bambola bella e fatta bene. La cosa che sicuramente serve è lo studio del look, lo studio dell'estetica della bambola in sé e soprattutto la qualità delle cose che vengono poi messe addosso a quella determinata bambola. In questa troviamo tutto. Troviamo un outfit super coerente dall'inizio alla fine, dagli occhiali agli orecchini, al braccialetto, le scarpe, il vestito, tutto è coerente. Addirittura i suoi capelli sono secondo me perfetti in tutto e per tutto. Troviamo effettivamente poche cose, non c'è neanche una spazzolina, c'è uno stand semplicissimo, ma non ne sento la mancanza proprio perché è stata studiata benissimo. Cosa che purtroppo nelle ultime Barbie o nelle ultime bambole in generale molte volte manca, perché vengono riempite con miliardi di cose che non hanno senso tra loro, fatte magari anche molto bene, ma che cozzano e che non danno questa idea di eleganza che invece hanno certe Barbie o certe bambole in generale, così semplici ma così ben curate. Ma ora fatemi sapere se anche voi la pensate come me qui sotto con un commentino. Io come sempre spero che questo video vi sia piaciuto e soprattutto che vi sia piaciuto il fatto che vi ho recensito una bambola del 2012 di ben 10 anni fa. Quindi se vi è piaciuto lasciatemi qui sotto un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e se vi va seguitemi anche su tutti i miei social. Io intanto ragazzi vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.